Carissimi, buongiorno da Vezio. Dopo essere sceso col treno a Varenna e aver passato il paesino perché c'era decisamente troppa gente, tra l'altro paesino che ho già visto, se non ci siete mai stati passateci perché è carino, sono arrivato appunto a Vezio. Ho fatto una breve deviazione per passare dal centro di questo borgo e dal suo castello, vederlo giusto da fuori, e adesso continuo in direzione d'Ervio. Infatti sto percorrendo la terza tappa del sentiero del viandante, quella che va appunto da Varenna ad Ervio. Molto bello con tutti gli ulivi e gli alberi che finalmente riprendono a avere le foglie, visto che siamo a fine marzo. Intanto sono arrivato a un balcone panoramico veramente molto bello. Comunque vi dico qualcosina sul sentiero del viandante, perché risale all'epoca romana e per secoli è stata la via di comunicazione principale che collegava Lecco alla Valtellina e ai passi alpini. Era un'alternativa sicura alla navigazione del lago, che spesso era soggetta a venti abbastanza pericolosi, come adesso, c'è molto vento. È lungo circa 50 km da Lecco a Colico, anche se recentemente è stato esteso fino a Morbegno, per un totale circa di 75 km. Ho passato anche il borgo di Gittana con la chiesa, con questo affresco molto bello e il solito panorama sul lago. Questa è Cestaglia. Comunque, come già detto, il panorama è molto bello. Allora, qua abbiamo il Monte Crocione, il Bregagnino e là in fondo invece dovrebbero essere il Monte Cardinello e forse il Monte Duria, che superano abbondantemente i 2000 metri. E tutto questo sul lago di Como, che comunque è uno dei laghi più belli d'Italia, nonostante sia super turistico e troppo affollato per i miei gusti, e anche troppo costoso perché diciamo che i prezzi qua sono leggermente fuori di testa e comunque il lago è molto bello. Tra l'altro è il terzo lago più grande d'Italia e uno dei più profondi d'Europa, con se non sbaglio circa 400 metri di profondità massima. Ma una bella casettina qua? Cosa ne dite con questa vista? Bellissimo. Dopo aver superato Cestaglia c'è tutta una parte in discesa che arriva fino a Bellano, dove c'è l'orrido di Bellano che io ho già visitato circa 2 anni e mezzo fa, quando ho fatto una parte di questa tappa, e quindi non visiterò. Orrido che comunque è consigliato perché è molto carino, se riuscite non visitatelo durante i weekend perché anche quello è molto affollato. Prima di raggiungere Bellano, questa vista e un bel pranzo a sacco. Qua c'è l'orrido e il sentiero prosegue dritto accanto al cimitero e poi va in su.
sempre con vista lago, si attraversa tutta Bellano e si continua a salire. Si arriva alla chiesa, si gira qua a sinistra, poi si sale ancora per poi scendere. Comunque lungo il percorso è una cosa che non è scontata per tutti. Io ne ho visti tanti nella mia vita perché sono trentino, però lungo il percorso ci sono tanti lavatoi storici. Adesso qua la fontana non c'è perché è stata tolta, però mi sembra che sia già il sesto che incontro. Quello è il punto di arrivo. Adesso una discesa bella ripida prima dell'ultima salita. Qua un muro a pietrasecco, sarà molto contento mio padre. Il suo nome, Sentiero del Viandante, è moderno perché è stato coniato nel 1992, ma i tracciati che lo compongono hanno nomi storici come Via Ducale, Via Regia o Napoleona. La tappa che sto facendo io dovrebbe essere una delle più belle, se non la più bella. È lunga circa 13-14 km con un dislivello di circa 500 metri. Per ora è segnalata, direi, abbastanza bene. Sono a quasi 10 km percorsi e una volta arrivati qua poi sarà tutta discesa. Ed ecco qua Derbio, la stazione d'arrivo della terza tappa. Sono ufficialmente arrivato a Derbio. Dopo il mio orologio segna 14 km e mezzo, quasi 15 km, 500 metri di dislivello, percorsi in 3 ore e mezza. Tappa, devo dire, molto molto carina. Non mi ricordavo che il lago di Como fosse così bello e avesse panorami così spettacolari. Io comunque vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 18, per il prossimo video da questo canale. A presto!